Il 31 gennaio 1961 gli americani mandano nello spazio il primo scimpanzé. Il suo nome era Ham. La missione fu lanciata da Cape Canaveral, in Florida, e aveva come obiettivo un volo suborbitale. Questo insolito astronauta, durante l'addestramento, fu abituato a stare seduto per lunghi periodi. Il suo compito era quello di azionare leve in risposta a segnali luminosi. Se rispondeva correttamente, riceveva un premio in cibo, se invece sbagliava, riceveva una leggerissima scossa sotto il piede. Dopo 18 mesi di questo addestramento, Ham venne ritenuto pronto per la missione e selezionato per testare la sicurezza dei voli spaziali, in vista delle prime missioni con equipaggio umano. Ufficialmente, prima del suo volo, Ham era conosciuto solo come numero 65. Solo dopo il suo rientro sulla Terra venne ribattezzato col nome Ham. Durante il volo, i segni vitali e le sue attività vennero costantemente monitorati da sensori e trasmessi ai computer sulla Terra. La capsula subì pure una parziale perdita di pressione, ma la tuta spaziale di Ham, o meglio, il sarcofago nel quale era contenuto, gli evitò di subire qualunque danno. Il volo durò in tutto 16 minuti e mezzo, viaggiando ad una velocità di circa 9.300 km all'ora, ad un'altezza di 250 km, permettendo allo scimpanzé di sperimentare per circa 6 minuti e mezzo l'assenza di gravità. Incredibilmente, nonostante l'intensa velocità, la forza G, l'assenza di gravità, Ham svolse correttamente i compiti richiesti. Dopo il suo rientro dallo spazio, la capsula ammarrò nell'Oceano Atlantico, ma a 130 miglia dal punto prefissato, e cominciò pure ad imbarcare acqua. Ci vollero diverse ore prima che un'apposita nave lo raggiungesse e lo recuperasse. Ham miracolosamente era vivo e relativamente calmo considerato quello che aveva passato. Quando fu finalmente liberato dal suo sedile / sarcofago, il suo volto mostrò un enorme sorriso. In realtà, sebbene interpretato come un sorriso felice da molte persone, l'espressione di Ham era di estrema paura ed ansia. Ma quali erano le origini di questo animale? Ham era nato probabilmente nell'estate del 1957 nel Camerun francese, l'attuale Camerun. È catturato da cacciatori di animali e inviato al Rare Bird Farm di Miami, in Florida. Fu poi acquistato dall'Aeronautica degli Stati Uniti e portato alla base di Holloman nel luglio del 1959, dove infatti si addestravano gli scimpanzé per i voli sperimentali. Originariamente nella base c'erano 40 scimpanzé candidati per questo volo spaziale, ma dopo una prima valutazione il numero venne ridotto a 18, poi a 6 ed infine solo Ham risultò essere il migliore. A fine carriera, dopo il suo servizio nell'aeronautica americana e il suo volo nello spazio, nell'aprile del 1963 Ham fu trasferito allo Zoo Nazionale di Washington, dove visse serenamente per 17 anni. Poi nel 1980 venne trasferito allo Zoo della Carolina del Nord, dove si spense nel gennaio 1983. E comunque il volo di Ham fu notevole per molte ragioni, non solo ovviamente perché era sopravvissuto al volo, ma anche perché è riuscito a svolgere correttamente i suoi compiti, nonostante le condizioni estreme, per i rigori del volo spaziale, per la paura, per lo stress. E quindi va riconosciuto un certo coraggio e un certo eroismo, che aprirono poi la strada ad Alan Shepard, che fu infatti il primo americano nello spazio. E che comunque secondo me l'aspetto più notevole di questa storia viene spesso trascurato, e cioè che Ham aveva 3 anni e mezzo e fondamentalmente era un bambino,
Infatti, se non fosse stato rapito e sua madre uccisa nella foresta africana, sarebbe stato comunque allattato fino all'età di 3 anni e mezzo, dipendendo interamente da sua madre per la sopravvivenza. Nonostante questo, Ham eseguì in maniera eccellente la sua missione, dimostrando di essere uno scimpanzé veramente fuori dal comune.